Ciao, sono Simone e bentornati nel mio canale. Quello di oggi sarà un video un po' particolare, o meglio, sarà diverso dal solito e vorrei fare un esperimento di video per raccontarvi ciò che magari trovo sul web, progetti interessanti come questo, che credo sia fortemente interessante, e mi direte voi se vi piace o no. Vi anticipo che non è un progetto mio, magari, ma è il progetto di una barca completamente autonoma che attraversa, pensate un po', l'oceano. Ma direi che prima di iniziare, mi raccomando, lascia un bel mi piace, iscriviti al canale e lascia un commento, magari dicendo proprio se questo tipo di video ti può interessare. Magari ovviamente non li porterò tutti i giorni, ma ogni tanto mi piacerebbe portarvi questo tipo di contenuto, fatemelo sapere e direi di iniziare. Bene, come dicevamo è un progetto non mio e si chiama Project Maki e gli sviluppatori o comunque gli ideatori non penso purtroppo vedranno questo video, magari, e eventualmente mi correggeranno, e è il nome di questa barca che sta viaggiando in questo momento completamente automaticamente nell'oceano e è partita dalla Spagna e arriverà ai Caraibi. In questo momento sta viaggiando, oggi è il 30 settembre e questo video lo vedrete penso mercoledì prossimo, quindi inizio ottobre. Ma comunque spero che nel mentre io non abbia portato sfortuna e che stia continuando il proprio viaggio. Comunque vi darò tutte le notizie che ho trovato in merito casualmente in realtà di questo progetto e mi direte se secondo voi è una cosa interessante come la penso io. Sarà più che altro parlato, vi mostrerò qualche dato, il tracking live e qualche altra informazione. Vi lascio ovviamente tutti i link qui sotto al sito, alla loro pagina Instagram, Facebook, insomma tutto quanto, così potrete seguire anche voi questa avventura. Allora, come ho trovato questo progetto? Sì, vi ho detto casualmente, in realtà tempo fa avevo seguito l'avventura di un altro team, o meglio l'avevo seguita quando già era arrivata verso la fine, diciamo verso metà missione, che poi purtroppo è fallita, e magari vi lascio qui sotto in descrizione il link anche al loro software. Comunque si chiamava Scout o Scout, dipende dalla loro pronuncia, e faceva il viaggio inverso, quindi partiva dall'America e arrivava in Spagna o in Francia, non mi ricordo. Comunque, seguendo la loro pagina Facebook, loro hanno condiviso la notizia che comunque un altro team faceva un progetto simile a loro, anche se in realtà appunto il viaggio era all'inverso, e ho iniziato a seguire la notizia. È da 10 giorni in questo momento, 9 o meglio 9 giorni, che sta viaggiando e ogni giorno mi piace vedere al mattino dove si trova questa barca, proprio perché comunque invia ogni minuto, forse ogni 10 minuti, se non mi ricordo male, comunque ogni mezz'ora diciamo, la sua posizione, la sua velocità, insomma nella mappa, ed è interessante. Comunque poi vediamo tutto questo. Questo che stiamo vedendo è il loro sito e appunto scorrendo c'è la spiegazione di cosa sono. Dice chiaramente che sono un team di appassionati, è un progetto proprio spinto dalla passione, che andando a spulciare sulla loro pagina Facebook, in realtà ora non so se è dovuta alla pandemia o che altro, e sta andando avanti da anni, se non ho capito male. Comunque il nome è dato dal nome di questo pesce, Maki, quindi magari se qualcuno esperto mi saprà dire. Comunque è un predatore dell'oceano, come c'è scritto, e immagino che il suo viaggiare ad alte velocità, insomma attorno al globo in mari tropicali e subtropicali, abbia dato l'idea a questo progetto, al nome di questo progetto. Comunque poi questo è all'incirca quello che vedremo in questo video.
Qua vedremo un po' come è fatta la barca, che è una barca appunto lunga 4 metri, alta mezzo metro, 1 metro, ora mi sfugge, e larga mezzo metro, insomma comunque 1,5 metri e mezzo metro, non mi ricordo quale è più lunga e più larga, insomma. E ci sono tutte le informazioni che tra un attimo vedremo, e c'è la rotta prevista. Ho visto che in realtà volevano partire dalla Francia, ma forse per il tempo, comunque magari volevano arrivare a destinazione in una fascia di date possibile, o forse hanno visto che c'era troppo traffico lungo quella tratta tra la Francia e la Spagna, insomma comunque hanno accorciato un po' i tempi, ma comunque direi che comunque dall'Europa ai Caraibi è un bel tratto e spero di vederli arrivare a destinazione, insomma attraversare l'Oceano Atlantico completamente. Comunque poi c'è un'idea di cosa potrà fare in futuro, diciamo, o questo team, magari cosa si potrà fare sfruttando l'idea di questo team, appunto può essere utilizzato come trasporti, come studio degli oceani, appunto si lascia questa barca navigare nell'oceano, si prendono dati, temperature in vaste aree, insomma senza qualcuno che fisicamente debba andare in quel posto, ma comunque interessante. Comunque, cosa vedremo oggi? Allora, partiamo da, vabbè, la foto del pesce, poco interessante, comunque questo è ciò che ha dato l'idea a questo progetto, e vabbè, comunque vi lascio anche il link se poi vi interessa approfondire la cosa. Magari non voglio annoiarvi troppo con questo dettaglio che alla fine è poco interessante. Comunque, progetto Mahi. Questa è la barca, che fanno vedere in 3D, si può scorrere. Adesso vediamola un attimo in questa forma, tra un attimo però vi faccio vedere il progetto e appunto far vedere cos'è ciascuna di queste parti. Chiaramente qua si vedono già i pannelli solari, questi blu, sposto un attimo che la vedete meglio, esatto, i pannelli solari, e qua c'è l'antenna con il quale viene inviato il dato a terra, l'elica, e questo, non so il termine nautico, scusate, è quello che impedisce alla barca di andare in fondali troppo bassi e di toccare con l'elica, immagino. Se c'è qualcuno di più esperto di me mi dirà, e la castroneria che ho detto magari mi correggerà. Cioè, quello che volevo sottolineare, che ho già detto ma che ridico ancora, è che questa è ovviamente una barca completamente autonoma, quindi non è pilotata e nessuno gli dice dove andare, e vengono identificati, penso, gli ostacoli, oserei dire, e segue una rotta col GPS, e fa tutto da solo, quindi si dirige in base a dove si trova e trova la rotta migliore. Penso che comunque sia una rotta preimpostata, ma comunque fa tutto da solo, va a carica solare e manda i dati tramite un sito web che poi vedremo. Ovviamente la cosa più interessante secondo me, anche se non dovesse mandare dati di temperatura e quant'altro, è la posizione. Io magari avevo già pensato in realtà altre volte di fare una barchetta, diciamo, che navigava da sola in un fiume, però comunque questa è una gran figata. Comunque, dicevamo, la barca, questo è un progetto che vedete sul loro sito, comunque non sto rubando nessun dato, e andiamolo a vedere assieme. Allora, questa ovviamente è la barca, non in 3D, ma comunque, cioè, nel senso, in 3D non si può girare. Partiamo dalla parte meno interessante, da questa parte qua, ovviamente la luce per essere visibile ovviamente al buio, e è comunque un oggetto in mezzo al mare, deve essere identificabile da altre imbarcazioni o comunque da qualsiasi altro mezzo di trasporto e non. Qui sopra ovviamente ci sono tutti quanti i pannelli solari, e appunto utilizza il sole per alimentare le proprie batterie e quindi far andare il motore. Qui c'è il modem, c'era l'antenna come abbiamo visto per scaricare i dati meteo, quindi immagino che in base alle condizioni meteo si comporterà
in un modo o nell'altro, forse se c'è pioggia, se c'è previsto un mare mosso, in realtà siamo nell'oceano, comunque magari si comporterà in un modo piuttosto che in un altro, e per caricare, inviare i dati misurati, la temperatura, la sua posizione, insomma tutto quanto. Qui in fondo c'è il GPS, ovviamente per capire dove si trova e poi di fatto pilotare la barca. Qui c'è il sistema di identificazione automatico e per appunto, ripeto, è una barca, deve far sapere alle altre imbarcazioni chi è e dove si trova. Penso che sia obbligatorio comunque per tutti i mezzi o comunque gli oggetti che navigano, no, nei mari, negli oceani. Sotto ovviamente c'è il motore elettrico che permette di far andare avanti la barca, e qua in mezzo ovviamente ci sono l'elettronica e le batterie. Qui sotto sinceramente non so la pronuncia e neanche la traduzione, keel, comunque diciamo che serve per farla andare in condizioni meteo sfavorevoli, penso. In realtà avevo detto che prima serviva per non toccare il fondale, ma ho detto una sciocchezza, e serve sì per farla navigare, credo, meglio in varie condizioni meteo. E ripeto, se qualcuno più esperto di me mi dirà. E poi c'è lo scheletro esterno, la carena, penso si chiami così, lo scafo comunque. Questa è la barca, è comunque grossa, 4 metri per 1 per 1,5, ed è una gran bella barca comunque, quindi un bello oggettino, ripeto, deve essere quindi identificabile da altri, e c'è questo quindi sistema di identificazione automatica. Passiamo alla rotta. Questa è la rotta che in realtà avrebbero voluto fare, quindi non so la pronuncia, Les Sables d'Olonne, comunque sarebbe dovuto partire dalla Francia. In realtà appunto il loro intento era, forse lo dice in uno di questi tratti, esatto, questa è la rotta. La loro idea era di partire dalla Francia, e appunto la sfida iniziale sarebbe stata quella di attraversare questo tratto di mare che è questo iniziale, dove appunto c'è chiudiamo quello che non ci serve più, ok, dove appunto c'è un gran traffico marittimo, e questo insomma era comunque una sfida. Poi avrebbe attraversato, passato le Azzorre, e poi avrebbe attraversato l'oceano, e per poi dirigersi ai Caraibi. E appunto, come vediamo, la rotta procede verso sud. L'idea appunto che hanno avuto, direi decisamente corretta secondo me, ma chiaramente loro ci avranno pensato molto più tempo di me, quindi io sto qua a dire che hanno pensato correttamente, grazie al cavolo. Comunque l'idea era di procedere a sud, e per raggiungere l'equatore, o comunque avvicinarsi intanto all'equatore e avere una posizione più soleggiata, o comunque avere il sole a disposizione per più tempo, proprio perché questa barca va ovviamente a energia solare, e quindi avere per più tempo il sole permette di caricare più tempo le batterie, quindi avere la batteria più carica, avere la possibilità di navigare per più tempo senza doversi fermare, cosa che succede la notte. Infatti vedremo alcuni interessanti tratti o rotte che ha preso la barca. La notte si ferma, è stazionaria, e quindi segue le correnti. Quindi comunque l'idea è di raggiungere l'equatore e procedere verso le Guadalupe, e quindi poi là, vabbè, non so quando succederà, però immagino che abbiano l'intenzione di o avere un team là, qualcuno che vada a prelevare la barca, o andare loro stessi là. Penso che sarà più la seconda possibilità. Comunque questa è la rotta che si erano prefissati di ottenere, di seguire. Poi in realtà, come vedremo dal tracking, sono partiti da nord della Spagna, sopra il Portogallo, direi. Comunque
e questa quindi è l'idea. Nel sito trovate il tracking che adesso vi faccio vedere, è davvero figo. Ok, allora qui si vede in questa mappa, che adesso sto andando forse troppo velocemente, un secondo. In questa mappa si vede ovviamente la rotta, il tracciamento della rotta che sta facendo la barca, le correnti o i venti, oserei dire, e la posizione attuale della barca. E qui si può espandere, questo menu laterale ti dice l'ultima posizione ottenuta, e quindi il 30 settembre appunto alle 6:38, quindi oserei dire che manda il dato ogni mezz'ora. Quanto tempo è trascorso, in questo caso 9 giorni, qual è la posizione, la sua velocità in questo momento, o meglio, mezz'ora fa stava andando a 1,5 metri al secondo, e l'inclinazione, insomma, quanto è orientata di gradi, penso. Quanto ha navigato, 641 km, comunque tanta roba. Mancano 5.000, quasi 6.000 km all'arrivo circa per la rotta che hanno pensato, e sotto vengono dati un po' di informazioni di, non so, quant'è la temperatura, penso, sopra i pannelli solari, e quanto è la carica, e la potenza, la carica la tensione della batteria, tutte queste informazioni qua. Comunque vediamo alcune situazioni carine. Diciamo che vi faccio vedere la posizione nel mondo. Questo è dove si trova in questo momento. Ovviamente deve scendere qui in basso, e quindi arrivata al Marocco, se non vado errato, sì, circa il Marocco, e poi seguirà comunque l'equatore e arriverà, non so se si vede, comunque qua circa. Insomma, un bel viaggetto gli manca. Comunque andiamo a vedere, zoomando, alcune di queste posizioni carine, che appunto vi dicevo che la notte staziona, è ferma, quindi come vediamo è andata avanti per un bel pezzo, e direi quasi una retta. Poi infatti vedete che ogni puntino qui si è fermata, quindi diciamo che ci sono delle situazioni un po' strane, come vedete, si ferma e fa uno strano angolo, magari qua si nota poco, diciamo che forse qui si nota di più. Ecco, in questa posizione è fantastica. Qui sembra che abbia girato quasi a caso, e allora diciamo che qui è andata in linea retta, qua in questa posizione evidentemente era notte, si è spento il motore, ovviamente ha cercato di stazionare e ha seguito un po' quello che facevano le correnti, diciamo, e quindi ha fatto questa rotta un po' strana. Poi si è evidentemente riaccesa, o comunque qua si è accesa, anzi, ho letto che in questo periodo, in questo momento nel quale si trovava la barca, c'era nuvolo, c'era brutto tempo, e quindi ha navigato per forse un giorno e seguendo la corrente, quindi si è comportato in questo modo. Poi come vedete si è ripresa, e anche qua si è spenta la notte, ha fatto una rotta un po' strana, comunque poi si è ripresa. Insomma, sta procedendo anche qua, stessa cosa, più o meno ogni notte succede questa cosa qua. Vedete, anche ieri si è comportato in questo modo, ha preso il via, e in questo momento si trova qua. Insomma, magari in questa visuale vuol dire poco, però la barca si trova qua. Insomma, secondo me è davvero un progetto interessante. Spero che questo video non vi abbia annoiato, è interessante, vi lascerò tutti i link, magari se interessa anche voi, per andare a vedere dove si trova. Io sinceramente ogni mattina, ogni sera guardo dove si trova, quanto ha avanzato nel proprio viaggio, e davvero complimenti agli ideatori. Sicuramente nel mondo qualcun altro avrà fatto qualcosa di simile,
ripeto, in passato c'era Scout che aveva fatto il viaggio inverso, comunque aveva iniziato a fare il viaggio inverso, poi ho letto che si era forse affondata, non so, a metà dell'oceano, forse a un terzo, e comunque tanta roba. Ad ogni modo, se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, lascia un bel mi piace, iscriviti al canale, lascia un commento dicendo se ti è piaciuto questo video, se ti piacerebbe vederne altri di questo tipo, o magari non ti è interessato proprio, quindi vorresti che facessi video come ho sempre fatto, ma vabbè, volevo un attimo cambiare e condividere con voi questo progetto che è davvero figo secondo me. E niente, direi che da Simone è tutto, alla prossima!